Allora, adesso ti rispondo una volta per tutte alla domanda di che cosa fare nella tua vita. Perché? Perché è una domanda che mi sono posto praticamente negli ultimi 10-12 anni, quasi tutti i giorni, e penso di essere arrivato a una soluzione, quindi voglio raccontarti il mio processo. A 18 anni circa ho smesso di fare nuoto, facevo nuoto a livello agonistico, quindi la mia vita era semplicemente nuotare tutti i giorni, non mi ero neanche posto il problema di che cosa fosse il mondo al di fuori della piscina. Il problema cos'è? È che crescendo in questo modo non ho mai avuto delle cose che mi piacessero e delle cose che non mi piacessero. Nella mia testa io tutto quello che era necessario fare lo facevo senza discutere, senza farmi troppi problemi. Questa cosa io pensavo fosse il mio punto di forza, ma poi mi sono trovato a non capire cosa volevo fare nella vita perché non sapevo cosa mi piacesse. Tant'è che quando ho smesso, a 18 anni, ho fatto un periodo in cui andavo veramente fuori tutte le sere, iniziavo a conoscere la vita notturna che prima non conoscevo, iniziavo veramente a fare di tutto e di più, non a bere o a fumare perché non sono mai stato così, ho sempre comunque vissuto da atleta, però comunque andare a letto tardissimo, a non sapere cosa fare, quindi prendevo dei piccoli lavoretti che facevo, ma rimanevo poi lì. Finché un giorno, un po' perché la mia famiglia comunque aveva dei problemi economici, anche un po' di salute, un giorno mi sono alzato la mattina, dopo una notte ancora a letto tardissimo, e ho avuto un click e ho detto basta, voglio fare qualcosa nella vita, voglio rendere i miei genitori orgogliosi, e già questo era un errore. Cioè, non un errore, ma una red flag. E voglio capire cosa fare. Cioè, voglio fare qualcosa. Al momento non avevo idea di che cosa, sapevo solo che volevo diventare qualcuno di successo, magari famoso o addirittura ricco. E me l'ero messo ed ero talmente convinto che ero andato proprio dai miei genitori a dire io vi comprerò la macchina dei vostri sogni, io farò questo, io farò quell'altro. Ed ero convinto. Insomma, vabbè, non è ancora detta l'ultima, però diciamo che poi pian piano ho sfruttato il mio fisico che avevo dal nuoto per fare il lavoro che al momento mi era un po' più facile, quindi ho iniziato a entrare in un mondo abbastanza superficiale. Ho iniziato a fare il modello, l'indossatore. Mi ero iscritto anche a teatro e mi ero iscritto a canto e a fare tutte queste cose perché pensavo che quello fosse la mia passione. Dicevo, cavoli, voglio diventare qualcuno di importante, quindi associavo la figura dell'attore a qualcuno di importante e quindi volevo fare quello. Nella mia testa, vi ricordo, non c'era mi piace o non mi piace, c'era solo quello che era necessario fare. Quindi se la figura più importante che conoscevo era quella più stimata, allora io volevo fare quello e non mi ponevo dubbi o domande. Poi per fortuna ho iniziato un giorno, tra i vari libri che avevo iniziato a leggere, perché dopo quel click sono andato su internet e mi sono ordinato dei libri che al momento erano i primi libri per i primi anni, erano libri di crescita finanziaria, sapersi gestire il denaro, saper gestire la propria routine, saper dormire, avere una routine di un certo tipo, e vabbè, ho adottato tutte quelle cose e ok. Ma poi a un certo punto, quando inizi a vedere che la risposta da fuori non c'è, inizi a cercarla dentro. E lì ho trovato un mondo. Perché? Perché mi sono accorto che tutto quello che stavo facendo, grazie anche a dei libri che poi mi hanno portato a iniziare a meditare, quindi a iniziare questo processo interiore, mi sono accorto che erano cose che facevo per delle ferite che avevo aperte, per delle cose che avevo aperte e non avevo mai esplorato. L'intenzione era buona, ma il motivo mancavano le fondamenta. Perché? Perché io nella mia testa associavo la figura dell'attore, ad esempio parlando di recitazione, alla fama, la fama all'essere amati all'esistere, all'essere accettati. Nella mia testa l'unico modo per poter esistere era essere visti, perché probabilmente poi negli anni mi sono accorto che era tutto collegato anche a una questione del nuoto, quindi dell'allenatore e anche dai miei genitori, perché comunque mio padre, essendo una persona molto autoritaria, molto un po' di una volta, lui, i professori, comunque io sono cresciuto in una classe di sole femmine, quindi la mia classe, la gente attorno a me, ma soprattutto mio padre e il mio allenatore erano persone per cui lottare per la loro attenzione. Quando eri visto da loro, quando loro ti lodavano, era l'unico momento in cui avevi un po' realizzato te stesso. Tutto questo ovviamente era nella mia testa ed era molto difficile ottenere la loro attenzione di tutte queste cose qua. Quindi la mia vita è sempre stata un lottare per esistere in modo inconscio, non erano cose che erano consapevoli. E quando però sono diventato consapevole di questa cosa e mi sono accorto che in realtà ma la recitazione forse davvero mi piace o è voler semplicemente essere amato, allora devo davvero fare questo giro e fare qualcosa che non so nemmeno se mi piace solo per questa cosa qua, che magari poi alla fine non mi porta a niente, cioè non mi porta a essere soddisfatto davvero. Dicevo, ma è possibile che la gente fa magari delle cose nella vita e poi se ne accorge più avanti che non è forse quello che gli piaceva, ma era solo dovuto da una compulsione, da un trauma, da ferite, da tantissimi altri fattori, ed è per questo che magari crollano, cambiano carriera, vogliono cambiare vita, hanno delle esplosioni di mezza età, hanno tantissimi problemi. E ho detto no, io questa cosa non la voglio avere. Il problema è che mi sono accorto che il non sapere cosa mi piace e non mi piace, questo era anche causato un po' dallo stesso problema, ma con tantissimo journaling, introspezione, terapia, meditazione, un lavoro veramente minuzioso che ho fatto su me stesso negli ultimi 7-8 anni, stare tanto male,
veramente toccare il fondo in qualsiasi lato della mia vita, cose anche di cui non parlo perché sono anche molto personali, molto private, probabilmente neanche vi interessa ed è giusto così. Il risultato finale è che finalmente sono uscito da questo cerchio. Come? Tutto in un attimo? No, negli anni ho lavorato nel capire almeno che cosa non mi piacesse. Pian piano lavorare sulle cose che non mi piaceva fare, mi sono accorto di che cosa in realtà mi piacesse fare. Mi sono accorto che in realtà davo troppo peso alla parola piacere. Non è detto che una cosa debba appassionarti tantissimo per far sì che diventi una passione o che sia una passione. Non è detto che tutti abbiano lo stesso livello di energia o passione verso qualcosa. E non è detto che tutti devono avere una passione. C'è gente come Claudia che è nata e da quando è nata sapeva benissimo di voler fare moda e quella è diventata la sua vita, il suo lavoro, i suoi studi ed è quello il suo percorso lineare. Mio fratello da quando è piccolo ha studiato musica e tutta la vita ha deciso di fare musica, dedicarsi alla musica, è diventato tutto il suo percorso. C'è gente come me che non ha un percorso lineare così, ma non è detto che una persona per arrivare anche a livello semplicemente di fulfillment, a livello personale, ma anche a livello di società, per arrivare da qualche parte debba per forza arrivarci in modo lineare, dritto. Anzi, molto spesso tante persone ci arrivano partendo da qualcos'altro, facendo un'altra cosa e via. Quindi il provare anche tanti tentativi, questa cosa mi ha aiutato molto. Provare tantissime cose diverse. Arrivare anche semplicemente a perdonare i genitori, a capire che in realtà, per quanto pensi che i genitori ti facciano dei torti, in realtà capire che anche per loro è la prima volta su questo pianeta Terra. E quindi che anche loro probabilmente non hanno vissuto l'infanzia migliore della loro vita perché l'attenzione sulla salute mentale, sulla consapevolezza c'è dalla nostra generazione praticamente, perché prima veramente era molto molto irrilevante. E quindi insomma che hanno fatto quello che pensavano fosse la cosa giusta. Con amore, magari anche errori, e non è sicuramente ovviamente responsabilità del figlio, però da un punto di vista personale, anche solo per me stesso, dentro di me, arrivare a questa cosa fa in modo tale che veramente ti metti in pace, lo fai per te stesso. E i miei genitori iniziano a farmi da quel momento lì, invece che rabbia, quasi compassione, quasi tenerezza, ed è cambiato tantissimo quindi il mio rapporto con la mia famiglia, ma anche con gli altri, con le persone. Ho lavorato anche tanto sulle compulsioni fisiologiche, come ve ne ho parlato negli anni precedenti, che anche lì era causato sempre da questa mania di attenzione, di voler per forza esistere sentendomi visto da qualcuno, anche dal mondo femminile, che quindi poi porta a fare scelte per tutta la vita collegate a questa cosa qua, influenzate e condizionate da questa cosa qua. E quindi mi sono, anche grazie alla meditazione, allo yoga che sto facendo all'India e a tutto quello che è successo, mi sono completamente distrutto e ricostruito da capo, non con compulsioni come prima, facendo le cose semplicemente così, ma con consapevolezza. Mi sono accorto anche che avere una passione, avere delle cose che ti piace fare, che non ti piace, magari può anche essere visto come una catena. Perché quel giorno che Claudia mi ha detto: ma a te cos'è che piace fare? E io non sapevo cosa rispondere. Per me in quel momento lì il mio trauma, le mie cose in cui mi identificavo erano diventate un problema. Ma poi mi sono accorto che in realtà può essere visto questa cosa qua anche come un dono. Perché non c'è una vita perfetta, non c'è un percorso perfetto, standard. Quello che fa qualcun altro dall'altra parte del mondo non è quello che posso fare io. Ognuno ha il suo percorso. Qui è il Marco Rosso del futuro. Ad esempio, mi viene in mente quando c'era la questione del paragone, che vi dicevo che stavo male tanto per il paragone con gli altri, che poi ho risolto. Questa cosa mi faceva star male perché vedevo qualcuno dall'altra parte del mondo sui social media che faceva cose incredibili. Ma poi questa cosa, quando capisci che in realtà quello che fa una persona anche dall'altra parte del mondo non è quello che puoi fare tu, perché non siete partiti dallo stesso punto, non avete la stessa strada, non avete gli stessi strumenti. Non vuol dire che uno debba per forza fare schifo e l'altro no, sono due vite diverse, quindi ognuno fa quello che può fare, dare il massimo con quello che ha. Perché cerchi di vivere la vita di qualcun altro, ti complichi anche la tua, perché parti ovviamente svantaggiato, perché cerchi un percorso che non è nemmeno il tuo. E quindi quello che magari vedo che loro dicono: io voglio fare quello perché quella è la mia passione, magari può anche essere una catena nel doversi sentire di fare qualcosa perché ti piace quella cosa lì, ma non ti senti libero di fare altro, o magari neanche ci pensi. Invece magari dico: cavoli, sono libero di fare quello che voglio, di fare quello che è necessario fare oggi perché posso farmi piacere tutto. Ognuno ha i suoi pro, ognuno ha i suoi contro, ognuno ha i suoi punti di forza e ognuno ha i suoi punti di debolezza. Non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata. È come prendi le cose, come rispondi a queste cose e come smetti di identificarti con le cose che ti buttano giù. Quindi lavorare anche su credenze limitanti, limiti, paure. C'è veramente un lavoro dietro che è tanto. Ma secondo me, se qualcuno oggi dovesse chiedermi: ma cosa faccio della mia vita? Io gli direi: immagina che sei a letto e a un certo punto ricevi una chiamata da un tuo amico disperato che a un certo punto ti dice: aiutami, per favore, non so che cosa mangiare per il resto della mia vita. E tu dici: ma ascoltami
lo prenderesti un po' in giro, nel senso che non so perché sei così disperato. Ovviamente non puoi rispondere. Perché? Perché è una cosa devi chiederti giorno per giorno. Giorno per giorno scegli che cosa mangiare ogni giorno della tua vita. Non è una cosa che scegli oggi per tutti i giorni. Stessa cosa per cosa fare della tua vita. Non è qualcosa da guardare quello che fanno gli altri, da paragonarsi, da pensare e pensarci troppo e a scervellarsi per capire che cosa fare, qual è la scelta migliore, la scelta peggiore. Non esiste questa cosa qua. È facile perché è una domanda apposta per tenerti lì. È comoda come domanda perché ti fa stare sulle spine e rimanere nel comfort, in questa bolla, in questo stato in cui non rispondi e quindi non prendi il coraggio di fare il primo passo. E quindi è una domanda comoda perché non c'è risposta. Non puoi rispondere a che cosa voler fare nella tua vita, perché la tua vita non è domani, non è un piano, è oggi, è questa la tua vita, è qui in questo momento mentre stai guardando questo video. E quindi oggi cosa vuoi fare? Che cosa ti piace fare oggi? Che cosa hai voglia di fare oggi? Che cos'è importante per te oggi e cos'è la tua priorità? Quando capisci oggi che cosa fare, capisci nella tua vita che cosa fare. Con quello che hai qui e ora, dai il massimo in quello che fai oggi. E quando ogni singolo giorno consapevolmente scegli che cosa fare, arrivi in fondo alla tua vita in cui avrai finalmente la risposta alla domanda che cosa fare nella tua vita, ma solamente unendo i puntini all'indietro, perché non puoi farlo guardando invece in avanti. Quindi mi raccomando, non rimanere bloccato perché pensi di fare la scelta sbagliata, perché non sai cosa fare nella tua vita, non rimanere bloccato paragonandoti e pensando che qualcuno stia facendo una strada migliore della tua o che quella sia la strada giusta invece che quella che stai facendo tu, o che magari avresti dovuto fare quello invece che quello. Prova, testa, fai ogni giorno, scegli cosa fare. Non perdere tempo sulla passione, non esiste il cercare la propria passione e non rimanere incastrato in questa trappola che ti fa perdere solo tempo. Quando fai qualcosa oggi che ti piace, qualsiasi cosa che oggi veramente ti piace fare e gli dai importanza e lo fai con un fatto veramente bene, dando il massimo, la passione nasce per forza. Non cercare le etichette, non entrare nella tua testa, stai qui presente e datti le risposte da solo qui e ora. In bocca al lupo. Marco del futuro, stavo editando il video e mi sono accorto che appunto, tra l'altro scusatemi se sono tutto rosso, che appunto, ma è notte e quindi luci rosse almeno non peggiorano il sonno. Mi sono accorto che tra l'altro in questo periodo per l'appunto sto anche riprendendo quel percorso che avevo lasciato per tutti questi motivi qua. Nel mondo della musica sto risbloccando la voce, sto riprovando con la recitazione eccetera, perché ho detto magari in realtà adesso che ho risolto un po' questa cosa, magari mi accorgo che in realtà sono cose che mi piace comunque fare e mi stanno in effetti piacendo, quindi non più da un punto di vista di bisogno di fare quella cosa per un determinato motivo, ma proprio per piacere, per me stesso, per a livello di espressione, a livello artistico e quindi ho liberato anche un po' questa cosa e mi sono accorto che in effetti togliendo quel bisogno lì, in realtà come mezzo, avere quello come mezzo per risolvere alcune cose mie interne, in realtà mi sono accorto, soprattutto ad esempio il canto, che è una cosa che mi è sempre piaciuta e io me l'ero dimenticato. Fin da quando ero piccolo il mio sogno era diventare o un postino o un cantante e non so perché il postino. Quindi in realtà quando poi risolvi le cose, le fai con consapevolezza invece che come compulsione, cambia tutto.